Bentornati sul mio canale, questa è la seconda parte del video e ora iniziamo a sistemare definitivamente il dato. Procediamo quindi a fare un'analisi più tecnica e dettagliata delle nostre colonne. Quindi, come abbiamo visto precedentemente, aggiungiamo un nostro nuovo blocco di codice e qui usiamo la funzione df.info. Eseguiamo il codice. Ok, queste qua sono tutte le nostre colonne. Quindi abbiamo 8 colonne con indice da 0 a 7. Ogni colonna ha 157 valori non nulli, quindi è abbastanza completo. Sono tutte colonne oggetto, quindi categoriche, tranne la colonna attendance number che è un intero. Infatti, come possiamo vedere, l'unica colonna numerica è attendance number. Visualizzando però, come abbiamo fatto prima, il dataset ristrutturato, ho notato che nella colonna Economic Impact i valori hanno unità di misura differenti. Infatti qua per esempio troviamo la sterlina, successivamente l'euro. Per questo la mia idea era quella di convertire in base a un'unica moneta, da avere un miglior confronto tra i vari stati e i vari festival. Quindi la prima cosa, visualizziamo la colonna impact per capire i valori unici e quanti valori abbiamo e anche quali dobbiamo convertire. Quindi come abbiamo fatto prima con la colonna festival name, ugualmente facciamo con la colonna economic impact. df, aperte quadre, aperti gli apici, economic underscore impact. Eseguiamo il codice. Ok, questa è la nostra colonna interessata. In questo modo però non riusciamo a capire quali valori cambiare, perché vediamo solamente le prime 5 righe e le ultime 5 righe. Per questo motivo a noi interessa tutti i valori unici, quindi vediamo tutti i valori che non si ripetono. In questo modo possiamo capire le monete da convertire in euro. Quindi df, aperte quadre, aperte apici, economic underscore impact punto unique aperte tonde. Eseguiamo il codice. Ok, questi qua sono tutti i nostri valori unici della colonna economic impact. Ora dobbiamo procedere a convertire le valute degli altri stati in euro. Quindi creiamo un nuovo codice. Prima valuta da cambiare è la sterlina inglese. Creiamo quindi delle variabili. La prima è convert underscore GBP, ovvero Gran Bretagna. Assegniamo quindi il valore di conversione. Questi valori li ho trovati online e possono cambiare nel corso del tempo. Ovviamente l'obiettivo di questo progetto è quello di capire il concetto, di capire come fare un'analisi e anche di capire i problemi all'interno dei dataset. Quindi anche se il valore di conversione non è esattamente corretto o preciso, l'importante è capire il concetto. Perciò una sterlina equivale a circa 1,16 euro. Stesso procedimento lo eseguiamo per tutte le valute presenti in questa colonna, quindi adesso questo procedimento viene ripetuto per tutte le valute presenti nella colonna. Ok, ora ho completato tutte le conversioni, ho aggiunto anche la moneta e il paese di riferimento in modo tale da avere più chiarezza. Quindi potete copiare velocemente le conversioni in modo tale da risparmiare tutti i procedimenti. Eseguiamo il codice. Ok, ha convertito correttamente. Ed iniziamo a creare la funzione. Quindi def converti underscore euro, aperta tonda, value, fuori dalla tonda, 2 punti, a capo. L'idea principale è quella che la funzione converti euro prende un valore economico come input e lo converte in euro. In particolare quello che fa è quello di rimuovere il simbolo dell'euro e la parola million in modo tale da non avere più million ma ci saranno 6 zeri e in più converte il valore numerico da milioni di una valuta in euro usando un tasso di conversione dettato dalle variabili create prime. Quindi ora dobbiamo prendere i simboli delle varie valute che troviamo in questo blocco di codice e sostituirli in euro moltiplicando il loro valore per il tasso di conversione creato precedentemente.
Vi faccio vedere velocemente come avviene con la Gran Bretagna e poi va ripetuto per tutte le valute del nostro dataset. Ci copiamo il simbolo della sterlina, quindi CTRL C, andiamo sotto, digitiamo if, aperta apice, e incolliamo la valuta della sterlina in questo modo, quindi stiamo dicendo quindi se il valore economico in input ha presente questo simbolo, allora numeric value, che è di tipo float, quindi ha valori decimali e non è un intero, gli dobbiamo togliere, quindi value replace, il simbolo di sterlina, quindi ancora apici e incolliamo la sterlina, lo sostituiamo con nulla, quindi non gli diamo nessun simbolo, anche perché tutta la colonna sarà convertita in euro. In più, andando fuori dalla parentesi tonda, rimuoviamo la stringa million, quindi punto replace, aperta tonda, aperte virgolette, million, usciamo dalle virgolette e anche questo lo sostituiamo con nessun valore. Inoltre vogliamo anche rimuovere gli spazi vuoti presenti all'interno di questo valore in modo tale da avere un numero completo. Quindi punto replace, aperte tonde, aperta apici, facciamo uno spazio e virgola, sostituiamo con nulla. In questo modo abbiamo definito la conversione in valore numerico della nostra stringa, rimuovendo il simbolo di sterlina e la parola million. Ora però dobbiamo moltiplicare per il valore di conversione della sterlina, quindi ciò che noi vogliamo ottenere è un return e definiamo il formato di conversione, quindi format, aperte tonde, richiamiamo quindi numeric value, che va moltiplicato per il valore di conversione relativo alla sterlina, quindi facciamo una moltiplicazione per e qui richiamiamo convert GBP. In questo modo il valore numerico che è stato convertito sopra verrà moltiplicato per 1.16. In questo modo sarà un valore che è appena stato convertito da sterlina in euro. Il problema però è che noi abbiamo tolto la stringa million, quindi il valore restituito non sarà più 1.000.000, in quanto prima per esempio 60 milioni non erano stati scritti come 60 e 6 zeri, ma 60 con la parola million. In questo modo allora dobbiamo moltiplicare questo valore convertito per 10 alla sesta. Ok, questi qua sono tutti i valori convertiti in euro. Tutte le variabili di conversioni create prima sono state utilizzate per convertire i valori in euro. Ora dobbiamo sovrascrivere la colonna Economic Impact con questi valori qua convertiti. Richiamiamo la colonna Economic Impact, quindi DF, aperte quadre, aperti apici, Economic Impact, e questa colonna sarà uguale sempre alla colonna df economic impact, ma con l'applicazione della funzione che abbiamo creata qui sopra, ovvero la conversione dei valori in euro. Quindi richiamiamo df, aperte quadre, aperti apici, economic underscore impact, e fuori dalle parentesi quadre mettiamo un punto apply e tra le tonde mettiamo il nome della funzione creata, quindi converti euro, converti underscore euro, e richiamiamo semplicemente la colonna economic impact, quindi df aperte quadre, aperti apici, economic impact. Eseguiamo, richiamiamo df.add. Qua in Economic Impact tutti i valori sono stati convertiti in euro. Facciamo quindi df.rename, aperte tonde, mettiamo columns, aperte graffe, mettiamo il nome vecchio, quindi in questo caso mettiamo economic underscore
impact tra apici, 2 punti, inseriamo il nuovo nome della colonna, quindi economic underscore impact, spazio, tra parentesi tonde mettiamo il simbolo dell'euro, virgola, in place assegniamo true, richiamiamo la funzione add, quindi df.add, ecco qua. Ora la colonna ha il simbolo di euro e infatti è molto più chiara da leggere. Questa è la fine della seconda parte, vi ringrazio per la visione, vi aspetto al prossimo video in cui trasformeremo questo data frame in una dashboard di Tableau.